Siamo a Marina Portolotti, alla Spezia, per dare inizio a una nuova serie di video di SVN Solo Velanet. La serie si chiama La barca nuova. Dopo il successo della barca usata abbiamo deciso di interessarci delle problematiche che si trova di fronte la persona che vuole comprare una barca nuova e partiamo proprio dall'inizio. Adesso noi simuleremo che io sia un neofita, sono appena uscito dalla scuola nautica, ho preso la patente nautica e mi chiedo che barca comprare. La prima puntata è dedicata a quale barca io mi posso comprare. Per aiutarmi a dare la risposta alle mie domande e proporre una serie di parametri da prendere in considerazione per arrivare appunto a determinare quale barca si può comprare, ho invitato qui con me Stefano Ambrosino. Ciao Stefano. Ciao. Stefano, come sapete, è il nostro consulente mercato, lo chiamano l'oracolo, perché durante le interviste che gli facciamo nello speciale di Genova, lui ci dà le sue previsioni che regolarmente si verificano, per cui alla seconda previsione abbiamo cominciato a chiamarlo l'oracolo. Vediamo se ci azzecchi su tutte le domande questa volta, ok? Allora Stefano, io ho appena preso la patente nautica, tu non ci crederai ma è stato così, io ho preso la patente nautica, di barche non ci capisco nulla, sono un vero neofita e mi chiedo che faccio, che barca mi compro? Ma intanto devi capire che tipo di velista sei o che vuoi essere. Capito questo, le differenze tra un tipo di velista e l'altro sono che uno predilige le crociere in pieno comfort e facilità di manovra, mentre l'altro predilige una navigazione più impegnativa ma più performante. Cioè tu mi stai parlando della scelta tra la barca cruiser e la barca performance. Esattamente. Ok, siccome a me piacciono le cose concrete, quelle che si toccano con mano, no? Tu sei un dealer dei cantieri del Pardo. Per cui mettiamo, io ho adocchiato due barche all'ultimo Salone di Genova, il Grand Soleil LC42 che è un cruiser e il Grand Soleil 44 che è un performance. Perfetto. Sulla base di che cosa materialmente, concretamente, io devo decidere mi compro questa o mi compro questa? Le due barche io so che costano praticamente la stessa cifra, va bene? Dunque il Grand Soleil 42 LC ti consente di navigare con il massimo della facilità, in pieno comfort, grazie al bordo libero alto, a un pozzetto molto riparato, alle manovre tutte rinviate vicino alla timoneria, quindi conduzione con equipaggio ridotto. Andiamo per ordine. Sì. Bordo alto. Perché il bordo alto è comodo? Il bordo alto è comodo perché la barca è asciutta. Per te è normale, per me che sono un neofita non lo è. Okay? Allora, il bordo alto è comodo perché la barca è asciutta. Okay. Deduco che l'altra barca ha il bordo libero basso ed è più bagnata allora. Esattamente. Perfetto, ottimo. Pozzetto ben riparato, da che cosa mi sto riparando? Mi sto riparando dalle onde, dal vento e, perché no, dalla pioggia e dal sole. Quindi Praiud, bimini, rollbar che consente di non avere manovre in pozzetto che intralciano. Tutte cose comodo. che invece il performance non ha. Tutte cose che il performance non ha al 100%. Quindi lo Sprayhood sul performance ci può essere, ma il pozzetto è molto meno riparato. Il bordo libero basso fa sì che la barca sia più bagnata, che le ondate arrivino più facilmente. La barca, avendo una velatura più imponente, si inclina anche di più, di conseguenza di bolina è meno confortevole e è più impegnativa da portare in generale. È più impegnativa perché? Perché ha più manovre. Perché ha più regolazioni, è meno rigida la tela, quindi è più nervosa. Scusa tutte queste domande, ma a me i miei amici continuano a dirmi performance cruiser, però alla fine nessuno mi fa il paragone all'atto pratico. Allora mi dicono tutti che il performance è più veloce del cruiser. Di quanto è più veloce? Allora, la grossa differenza nella velocità è data dalle condizioni del vento. Con vento molto leggero il performance cammina comunque e bene, mentre il cruiser necessita di un vento più intenso. Perfetto, per cui non è detto, cioè non è che l'LC42 è un chiodo e non cammina e l'altro è un siluro, no, cammina anche questo, no. Tanto è con vento leggero fatica di più. Fatica di più. Per cui io se ho 5 nodi di vento userò
probabilmente il motore, perché a me di andare troppo lento non mi va. È probabile. Con l'altra invece, con 5 nodi di vento, comunque mi divertirò, perché quando faccio una regolazione la barca la avverte immediatamente e mi dà la soddisfazione di accelerare Assolutamente sì. di quel decimo di nodo. Assolutamente. Perfetto, allora già ho cominciato a chiarirmi la differenza tra cruiser e performance. L'altra cosa che mi assilla è: ma che faccio? Mi compro un 60 piedi, mi compro un 40 piedi, mi compro un 50 piedi? Quanto deve essere grande la barca perché io possa portarla da neofita e che abbia un minimo di comodità? Allora, da neofita è avere un compromesso tra una buona comodità, un'ottima comodità e una facilità di manovra, bisogna stare intorno ai 12 metri, 12-13 metri. Barche più piccole sono penalizzate dal comfort, soprattutto sotto coperta. Certamente. Barche più grosse diventano più impegnative. Lui non sa che io ho iniziato per parecchi anni con un 6 metri. Certo, erano altri tempi. Erano tanti anni. Si faceva. Tanti anni fa. Le esigenze sono cambiate. Va bene, per cui la barca, per una persona che sa poco di vela, la prima barca si deve aggirare intorno ai 12 metri. Intorno ai esatto. 12 metri. Va bene, e questa mi sembra una cosa più che giusta. La terza domanda è: che cosa compro? Un cantiere commerciale, il cosiddetto industriale, o mi compro la barca di un cantiere boutique? Se non si hanno ancora le idee chiare è meglio stare su un cantiere commerciale, perché la rivendibilità è migliore e anche il budget è più basso. Questo non vuol dire che il cantiere boutique non abbia commerciabilità, però tendenzialmente chi inizia predilige un cantiere commerciale. Certamente, perché tengo la barca un paio di anni, ad esempio mi compro l'Oceanis 40.1, è una barca ottima come prima barca, la compro, ci faccio 2 anni, vedo metto a punto i parametri della barca che mi serve e dopo 2 anni io sono certo che la metto sul mercato e la vendo in un batter d'occhio. Esatto. Sinceramente la stessa cosa può anche capitare con i cantieri boutique, perché comunque ci sono cantieri come Cantieri del Pardo, Solaris, tanti altri cantieri che hanno una commerciabilità tale che non rappresentano un problema sul mercato della rivendita, ma il commerciale è più facile da acquistare perché è più standard, per cui è proprio più semplice, è una barca più semplice da prendere e quando la vado a rivendere sinceramente si rivende proprio nell'immediato. Detto questo, una precisazione: noi abbiamo parlato di cantiere boutique, molti di voi non sanno che cos'è. Il cantiere boutique è un cantiere appunto tipo Cantieri del Pardo o Solaris, sono quei cantieri che offrono un alto livello di personalizzazione della barca, appunto una boutique. Un'altra domanda: io ho tutta una serie di amici che mi dicono: ma che cruiser, ma che performance, tu devi andare in barca, ti devi comprare una barca in alluminio, perché quando poi andrai a fare l'Antartico, il ghiaccio, le cose, oppure ti compri una barca in acciaio, perché poi se succede questo o quest'altro con la barca in acciaio stai tranquillo. Siccome io un po' di paura ce l'ho ad andare in mare, okay, tu che dici? Mi compro una barca in acciaio? No, le barche sono tutte comunque sicure e considerando che si è un neofita, la navigazione che si farà nei primi anni sarà quella mediterranea essenzialmente. Con un cruiser commerciale si gira tranquillamente tutto il Mediterraneo in pieno comfort e in più con tutte le caratteristiche giuste per affrontare una navigazione piacevole. Quindi grande spazio in pozzetto, protezione dal sole, prendisole e via dicendo, considerando che a bordo non c'è solo il velista navigatore, ma ci sarà anche la famiglia, probabilmente, certamente. E qualcuno che a vela non ci sa andare. Certamente. Diciamo, io ho comprato questo benedetto Oceanis 41.1. Sì. Ok? L'ho comprato perché l'ho provato, mi è piaciuto, per cui me lo sono andato a comprare. La domanda è: ma mia moglie vuole andare in Costa Smeralda? Sì. Ce la posso portare? Sì, cioè posso attraversare, andarmi a farmi 150 miglia dritte per dritte e andare in Sardegna? Sì. Con una barca di 12 metri si fa tutto. Ci si gira tutto il Mediterraneo, in pieno comfort, con delle grosse autonomie e in piena sicurezza. Quindi sì, perfetto, assolutamente sì. Benissimo. Non è una domanda, un consiglio.
E poi basta, poi ti lascio. Un consiglio è che, detto tutto questo, anche l'occhio vuole la sua parte, quindi compratevi la barca che sì soddisfa le vostre esigenze, ma che vi piace anche esteticamente. E mi sembra giusto. Assolutamente. È una cosa che mi sembra giusta. Va bene, con questo io spero che vi abbiamo dato quei 2-3 parametri sui quali cominciare a costruire la vostra idea di barca nuova. Non è una cosa facile determinare quale comprare, quale barca comprare come prima barca, però se si segue una linea logica, alla fine non dico che non si sbaglia mai, però si contiene il margine d'errore. Detto questo, io ringrazio Stefano per la sua pazienza e per esserti fatto un po' di strada per venirci a incontrare. Ringrazio voi per la vostra attenzione e vi do appuntamento alla prossima puntata della Barca Nuova con SVN Solo Velanet.